Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Le 8:43, parliamo del Partito Democratico nato in Toscana. In Toscana prova a risolvere le sue divisioni interne o comunque a discutere dopo 18 anni dalla sua fondazione. Due gli appuntamenti che vi segnaliamo questa mattina. A Montepulciano dal 28 al 30 di novembre ci sarà Costruire l'Alternativa, l'appuntamento del cosiddetto nuovo correntone di maggioranza, area Dem di Dario Franceschini, Dems di Andrea Orlando e ex articolo 1 di Roberto Speranza, un evento a sostegno della segretaria Elly Schlein, ma che in qualche modo serve anche per bilanciarne il potere, per rassicurare la segretaria sulla stabilità della sua leadership, ma per raccontare anche di un partito democratico più articolato e complesso. Ci sarà anche il segretario regionale del PD, assessori regionali che saranno annunciati tra l'altro nelle loro deleghe nelle prossime ore, il capogruppo del PD in Consiglio regionale, deputati e in qualche modo l'ispiratore di questo appuntamento, che è l'europarlamentare Dario Nardella, che vedremo, perché questa trasmissione è possibile vederla anche in video sui nostri social. Ci sarà la sindaca di Firenze, ci sarà il presidente Gianni e tra le altre cose sappiamo che nelle ultime 2 settimane oltre 500 persone hanno confermato la propria partecipazione alla 3 giorni di Montepulciano, numerose dunque le adesioni. Ma c'è anche un altro appuntamento, l'appuntamento che si svolgerà negli stessi giorni, il 29 di novembre, dove i riformisti del PD si sono dati appuntamento non casualmente a Prato, al Garibaldi, posto tra l'altro molto bello. Il titolo è Innovare per competere, padrone di casa naturalmente Matteo Biffoni. Matteo Biffoni non è solo l'ex sindaco di Prato, ma è anche il più votato della Toscana, escluso però dalla giunta pietra dello scandalo in qualche modo. Poi ci sarà Graziano Del Rio, Pina Picerno, Leonardo Marras e Brenda Barnini, che sarà l'altra nostra ospite che io mi auguro di vedere sullo schermo tra pochissimo, ex sindaca di Empoli, consigliera regionale. Questi dunque i nostri ospiti per parlare di un doppio appuntamento che ci racconta che in qualche modo sta accadendo qualcosa di molto significativo dopo queste elezioni in Toscana, qualcosa di molto significativo che però genera anche tanti riposizionamenti, tante discussioni, tante questioni che riguardano la proiezione di un progetto che è quello del campo largo, che guarda alle elezioni politiche del 2027. Brenda Bardini, buongiorno a lei, grazie per essere con noi e ben trovata. No, la sentiamo tra pochissimo. Dario Nardella, buongiorno a lei, ben trovato. Eccomi, buongiorno a voi, mi sentite? Insomma, spero. Sentiamo benissimo, e questo fatto che Grazie. sia in movimento ci dà la cifra del fatto che il Partito Democratico continua a essere non statico, diciamo così, se mi passa Sempre. la battuta. Ma in questi tempi di grandi cambiamenti bisogna essere in movimento, non essere fermi. Ma il PD è un po' troppo in movimento, onorevole, se mi permette, nel senso che... Sì. No, Prego. Prego, vada. Guardi, no, è la solita questione, si rimprovera al PD di essere diviso, di discutere troppo, ma io in modo molto semplice le dico questo: preferisco stare in una casa dove ci si confronta, si discute, si sottolineano anche posizioni diverse, che in una casa dove c'è un padrone che ti dice cosa devi fare e devi obbedire. Molti partiti in Italia ormai sono così, hanno padri, padroni. Il nostro è un partito che si chiama Democratico, grazie a Dio, e da musicista mi faccia dire, preferisco un po' di polifonia, dove ognuno può suonare una nota diversa, l'importante è che alla fine venga fuori una sinfonia. Io credo che si debba lavorare in questo modo. Ecco, da questo punto di vista, però, quando ci sono i 2 appuntamenti, lei ha vissute benissimo quelle stagioni, no? Renzi alla Leopolda, Bersani a Napoli, Montepulciano, Prato, Biffoni escluso. È una polifonia dove ci sono anche, come dire, un po' di voci molto sostenute, molto risentite, molto perplesse, diciamo così, no? Ma guarda, il punto è questo: se le iniziative che si organizzano, anche se sono contestuali,
servono ad accentuare i conflitti, a marcare differenze, a parlare solo all'interno, compiamo un errore, tutti quanti facciamo un passo indietro. Se invece si organizzano, diciamo, appuntamenti diversi, che hanno, diciamo, interlocutori diversi, ma che puntano allo stesso obiettivo, cioè quello di valorizzare la pluralità del Partito Democratico, allora io dico ben venga. Anzi, vi faccio dire una cosa, semmai il nostro problema è che a volte scarseggiano i momenti di partecipazione, i luoghi di confronto, di discussione, finiamo solo per parlarci attraverso i giornali, come spesso fanno anche tutti i partiti, mentre se ci possiamo guardare in faccia e possiamo confrontare le diverse idee, io penso che sia un fatto salutare. Poi ripeto, dobbiamo guardare all'obiettivo. L'obiettivo finale è valorizzare il pluralismo del Partito Democratico. Il nostro partito, se vuole anche crescere oltre il livello già raggiunto, deve parlare a mondi diversi, deve parlare alle imprese come ai lavoratori, deve parlare a mondi culturali, deve parlare anche al mondo cattolico, della solidarietà, del terzo settore, dobbiamo parlare ai professionisti, ma anche agli insegnanti. Cioè, è nato per questo il PD. Lei ricordava che il PD compie 18 anni. Perché è nato il Partito Democratico? È nato per unire diverse sensibilità. Se noi queste sensibilità le vogliamo annientare nel silenzio, nell'ipocrisia, o peggio, le vogliamo esaltare per mettere in conflitto l'una contro l'altra, sbagliamo. Se invece le facciamo convivere insieme, allora noi abbiamo raggiunto un grande obiettivo e sono convinto potremo crescere. Non è scontata, questa sfida, badi bene. Io spero però che lo spirito con cui si organizzano questi incontri sia proprio questo. Senta Nardella, ma chi dice che questi, come dire, rappresentano una partecipazione di vertice, mentre la base diserta sempre di più le urne? Che cosa pensa lei di questo? Cioè, il caso Biffoni è interessante non perché Biffoni è Biffoni, ma perché ha preso veramente una quantità di voti impressionante. Per cui si notano in questi passaggi degli scollamenti significativi, preoccupanti. Lei che pensa di questo? Ma guarda, io penso che noi dobbiamo sempre avere come obiettivo quello di rappresentare la gente, il popolo, di essere un grande partito di popolo. Guai se ci chiudiamo nella nomenclatura, se ci chiudiamo nei giochi di palazzo o di ceto politico. Ho fatto il sindaco per 10 anni, come sa, e sono sempre stato abituato a confrontarmi con le persone, con i cittadini comuni. Questo deve essere il senso dell'iniziativa politica. Quindi io mi auguro che il risultato di Biffoni sia valorizzato non solo per lui, per ciò che lui può aspettarsi, ma nell'interesse di tutto il Partito Democratico. Noi dobbiamo valorizzare tutte le persone che hanno consenso nel territorio. Vede, anch'io quando mi sono candidato poco più di un anno fa al Parlamento europeo, nella mia provincia ho preso 24.000 preferenze e 65.000 in tutta la Toscana, più di Vannacci, più di Renzi, più di tanti altri. E so cosa vuol dire il rapporto con i cittadini. Le persone che hanno consenso nel territorio sono una ricchezza per il PD, non un problema. Senta, che cosa possiamo aspettarci da questo incontro che dicevamo si annuncia già molto partecipato, questo a Montepulciano c'è già più di 500 tra assessori, Sì. consiglieri, sindaci, eccetera. Che cosa che può venire fuori da lì? Che aspettative possiamo avere? Guardi, siamo in realtà già a 650, ogni giorno aumentano. Già questo significa che c'è una voglia di partecipazione. Quindi, primo obiettivo, direi obiettivo basilare, è dare voce a chi non ha sempre voce in un dibattito, in un confronto che deve essere trasparente, aperto e democratico, perché siamo l'unico partito che porta questo nome, che ha anche una responsabilità, democratico. Secondo obiettivo, aprirci il più possibile alla società. Io mi auguro che vengano, partecipino, intervengano personalità del mondo della cultura, del mondo delle imprese, del mondo del lavoro, della società civile, del volontariato, perché rischiamo di non essere più il partito che dà voce al paese e dobbiamo al contrario essere una spugna che attira posizioni, partecipazioni, idee. Terzo obiettivo, mi auguro che venga fuori una proposta forte verso questa coalizione, molti lo chiamano campo largo, centrosinistra, una proposta che sia l'inizio della scrittura di un programma di governo e di alternativa.
perché non basta ritrovarci insieme solo a ridosso degli appuntamenti elettorali per fare le liste elettorali. Una vera coalizione deve vivere giorno dopo giorno attraverso idee e programmi, ed è il momento di farlo perché manca 1 anno e mezzo al voto delle elezioni nazionali. Si dice che Meloni potrebbe anticiparle alla primavera del 2027 e quindi diciamo 18 mesi non sono poco. Cominciamo a scrivere il programma, sarebbe bello che da Montepulciano partisse questo messaggio. Un messaggio che dovrà essere inviato anche agli alleati. Lei pensa che questo campo largo avrà vita lunga e solida? Guarda, io lo spero. Se l'avrà davvero dipenderà, ripeto, dalla capacità di parlarci con chiarezza sulle idee, a partire dalle cose che ci dividono per cercare un minimo comune denominatore. Se sulla politica estera abbiamo diverse idee, cerchiamo di come dire, smussare le differenze e trovare ciò che ci unisce sulla politica estera. Se sulla politica economica qualcuno è in grado di avanzare delle proposte più convincenti, cerchiamo di convergere su quelle proposte. È dalle idee e dal programma che noi misureremo la solidità e la credibilità di un'alleanza. Ripeto, le alleanze non si fanno soltanto con le foto di gruppo a ridosso del voto. Ora dobbiamo fare un passo in avanti. Ci sarà anche Elly Schlein a Montepulciano e io mi auguro, sono fiducioso che la nostra segretaria raccoglierà la proposta di fare un passo in avanti per costruire un'alternativa. Non possiamo soltanto limitarci a dire cosa non ci piace di questo governo, a evidenziare i fallimenti di questo governo, e ce ne sono tanti. Me ne faccia dire solo uno: l'Italia nel 2026 crescerà meno di tutti gli altri paesi europei, quindi siamo alla stagnazione economica, con la produzione industriale in calo costante. Ecco, però oltre a dire a ricordare i fallimenti di questo governo, dobbiamo anche dimostrare agli italiani che c'è una alternativa di governo pronta e credibile. Senta, onorevole Nardella, ancora un minuto se può rimanere con noi per chiederle Certo. del congresso e dei congressi. Ancora attorno a Prato li scalpitano, diciamo così, perché in qualche modo, no, lo sa meglio di me, quello che è successo suscita una voglia di rivalsa, di cambiamento, eccetera. Sul congresso anticipato di cui qualcuno parla, sui congressi locali, di questo che ci può dire? Ma io non lo so, le rigiro una domanda: ma perché si fanno i congressi? Perché se i congressi devono essere la resa dei conti di una persona, di un gruppo di persone contro altri, secondo me sono soltanto un danno. Non sto dicendo che Biffoni abbia in mente questo, sto facendo una riflessione generale. Io dico che i congressi intanto si dovrebbero fare quando ci sono le scadenze, ma in generale servono non a mettere in campo scontri personali, ma servono a mettere in campo delle proposte nuove, delle proposte di rinnovamento. Quindi io penso che insomma, la cosa importante ora è concentrarci per rilanciare l'azione del nostro partito. Vede, in generale, non solo in Toscana, non è che se cambiamo il segretario cambia tutto. Ci sono problemi più strutturali che riguardano il PD, è la nostra capacità di organizzare la partecipazione, di rendere i circoli sempre più attivi, di raccogliere le proposte che vengono dalla società civile, di dare risalto all'azione dei nostri amministratori. Parliamo di questo e poi si ragiona di chi deve guidare il livello regionale, provinciale o nazionale del partito. Non dimentichiamoci, non possiamo ridurre sempre tutto a questioni personali, perché è la politica che deve tornare a essere protagonista nell'azione del partito, altrimenti i cittadini non ci voteranno. Senta, Nardella, un'ultima domanda. Ho sbagliato all'inizio a dire che questo appuntamento di Montepulciano serve a articolare, riequilibrare il potere della segretaria Elly Schlein? È caduta la linea sul più bello con Dario Nardella collegato con noi
questa trasmissione che potete rivedere su controradio.it e riascoltare, e che riguarda questo appuntamento di Montepulciano, appuntamento che ci sarà appunto nei prossimi giorni, l'abbiamo detto, 3 giorni dal 28 al 30 di novembre, organizzata dalle aree del PD che hanno sostenuto Elly Schlein e che in qualche modo però tirano dentro anche chi Elly Schlein non l'ha sostenuta, e sono 650 le persone che hanno confermato la propria partecipazione a questo appuntamento di Montepulciano, mentre per il giorno 29 l'appuntamento è a Prato al Garibaldi, perché lì con Matteo Biffoni, Pina Picerno, Graziano Del Rio, Leonardo Marras e altri ci sarà questa altra riunione di un'altra parte del PD. Vedremo, ve lo racconteremo, cercheremo di aggiornarvi su cosa accadrà. Adesso manca un minuto alle ore 9, giovedì 20 novembre. Restate con noi perché tra poco nei nostri studi arriva Maria Antonetta Gulino, la presidente dell'Ordine dei Psicologi della Toscana, per parlare di disagio giovanile, psicofarmaci, educazione affettiva, questo con Chiara Brilli. Il numero WhatsApp è 342 81 04 111. Restate con noi, buon ascolto. Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.